Ciao a tutti, amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Vergine, tendenze energetiche e affettive per la prima parte di gennaio 2024 e abbiamo la carta dell'eremita. Amici della Vergine, giocate un po' in casa, no? È la vostra carta. Quando c'è l'eremita si parla sempre di solitudine, si parla sempre di un periodo di introspezione, è un isolamento volontario per molti ed è un periodo anche di trasformazione perché attraverso questa autoanalisi si è in grado di vedere le cose con più chiarezza. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi e il link alla playlist per gli oroscopi del 2024. Bene, andiamo a vedere, amici della Vergine. Si parte con un 3 di coppe. Abbiamo un 8 di bastoni, la luna, un asso di coppe, 10 di spade. Wow, che periodo interessante. 7 di coppe e 8 di coppe. Direi che la lettura è abbastanza chiara già così, ragazzi. Io qui ho come la sensazione che potrebbe esserci una sorta di, mi viene da dire disillusione, perché qui abbiamo anche la luna che parla di proiezioni, però credo che qua ci sia una conoscenza che magari avete già fatto, una persona che può essere un amico per qualcuno. Vi ricordo che queste sono stese sugli affetti in generale, quindi possono riguardare la famiglia, possono riguardare gli amici e anche le relazioni di coppia. Cercate di adattare voi la lettura alla vostra realtà. Io comunque do degli esempi, però non sempre mi ricordo di dare tutti gli esempi per tutti i casi, quindi aiutatemi, ecco. Allora, diciamo che potrebbe essere un amico o anche semplicemente una persona che avete conosciuto, diciamo con un interesse anche romantico, no? Però ho come la sensazione che faccia un po' fatica a partire questa cosa, perché se no non avreste l'eremita, o vi sentite soli all'interno di questa relazione. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dal 3 di coppe. 3 di coppe, mi sembra giusto. 4 di pentacoli e fante di pentacoli. Mm. Allora, ragazzi, qui si fa riferimento a una persona giovane o giovanile e vi dico che per qualcuno potreste essere voi gli amanti, cioè la terza persona in una relazione già esistente. Per qualcuno risuona così. E devo dire che probabilmente state un po' idolatrando o la relazione o la persona in sé. C'è una sorta di attaccamento. Andiamo a vedere l'otto di bastoni. Abbiamo l'appeso. E che qui è un 10 di coppe. È come se qualcuno stesse aspettando una comunicazione, una notizia, un movimento da parte di qualcuno. L'otto di bastoni parla proprio di una comunicazione assente, che è appesa, è statica, è ferma e si inceppa, come vi posso dire.
Andiamo a vedere la luna. Se giro il mazzo è meglio. No, qui è successo un pasticcio. Ok, scusate. Allora, andiamo a vedere la luna. 3 di spade, matto e imperatore. Allora, ragazzi, può riguardare anche una questione, come vi dicevo, tra amici, e ho come la sensazione o che ci sia una sorta di paura con questa luna, paura di iniziare qualcosa di stabile, paura di soffrire, paura... Non so se la sofferenza è legata all'iniziare qualcosa di stabile o al fatto che non si veda, perché con la luna si vedono le cose a metà, quindi che non si veda la possibilità di iniziare. È come se fosse un inizio con sofferenza. Fatemelo sapere nei commenti. Andiamo a vedere l'asso di coppe. Re di pentacoli, diavolo e gli amanti. Ragazzi, qui è una relazione clandestina o sì, cioè tutto mi dice questo, ok? Però vabbè, non è così per tutti. Ma probabilmente la paura o il fatto che non vediate la possibilità di qualcosa di stabile ci sta nel caso appunto siate voi, diciamo ci sia, nel caso ci sia una relazione a tre. In questo caso lo vedo proprio. Ehm, Devo dirvi che c'è il diavolo qui e anche considerato il 4 di pentacoli, può essere una questione semplicemente di ego, cioè siete attaccati all'idea, non alla persona. Cioè è la mente che proietta un certo tipo di realtà sicura, ma in effetti non avete la certezza di poter creare la stabilità che voi vorreste. Devo vedere il 10 di spade. 9 di spade e 10 di spade. No ragazzi, qui scusate, la lettura è veramente l'energia principale è proprio quella di una storia a 3. Poi magari ci potrebbero essere anche altre versioni, ma sento molto molto forte questo tipo di movimento energetico. Se fosse una questione di amici, come vi avevo detto prima, perché comunque il 3 di coppe è una carta che parla anche di amicizie, ho come l'idea che qualcuno potrebbe desiderare un nuovo modo di vivere l'amicizia, ma ho come l'idea che ci sia con questo diavolo qualche tipo di tossicità da pulire. Ed è la mente, perché qui abbiamo 10 di spade e 9 di spade, e anche di nuovo 2 10 di spade. Sono tanti pensieri legati al passato che sono da pulire, ma in effetti è per quello che avete la carta dell'eremita. È come se nella seconda settimana di gennaio avessi bisogno proprio di prendervi un tempo per rivangare il passato, per andare a scavare, a capire, analizzare, perché poi da lì si aprono un sacco di possibilità con questo 7 di coppe. Andiamo a vederlo. 3 di bastoni e la sacerdotessa. Devo dire ragazzi che sì, si apriranno un sacco di possibilità. Tenete presente che il 10 è un numero di chiusura ciclo, quindi avete ben due. E la carta degli amanti fa anche riferimento allo scegliere, scegliere qualcosa per amore di se stessi, per il proprio bene. Sento che lascerete come indietro una relazione, un'amicizia. Guardate, può anche essere una questione all'interno di una relazione, di un'amicizia, ma sento
diciamo, un'energia maggiore per quello che riguarda il lasciare indietro un'amicizia, una conoscenza, perché può anche essere una conoscenza, perché semplicemente la cosa vedete che non può ehm, avere la direzione che voi vorreste. E difatti poi qui abbiamo un 3 di bastoni che è una carta di spostamenti, ma anche l'8 di coppe è una carta di spostamenti. Andiamo a vederlo. È una carta di nuovo, è l'arcano minore dell'eremita, 2 di bastoni e 2 di pentacoli. Allora, col 2 di pentacoli ci potrebbe anche essere una questione da, da osservare. Nel senso che, ragazzi, ho come la sensazione che questo movimento energetico vi sia già successo in passato. Qui si tratta di una dinamica di comportamento da interrompere. Fatemi sapere come vi risuona nei commenti. Andiamo a vedere un angelo. Ho 3 oracoli oggi. Perdona e impara. Se lasci andare e risani il passato, sperimenti più amore nel presente. Ragazzi, qui avete la carta dell'appeso. L'appeso parla anche di perdono. È appeso, non può fare altro che accettare la situazione così com'è e da lì ricominciare. Il ricominciare lo vedo qui, con le nuove possibilità, con i viaggi, con gli spostamenti, con la ricerca interiore. Andiamo a vedere un altro oracolo e poi ho le fatine che io adoro. Wow. Allora, carta numero 15. Questa carta parla di qualche tipo di assistenza e tenete presente che adesso qua non si vede, ma negli arcani tradizionali la carta degli amanti è rappresentata con un angelo, quindi si parla di assistenza proprio divina, anche qui fa vedere come delle figure di luce che sono, diciamo, intorno a voi. È una carta che parla del mondo degli spiriti, qui avete anche la luna, potrebbe essere anche riferito, e anche qui lo dice, memorie, ai vostri avi, a qualche tipo di, magari proprio un ciclo che dovete spezzare, che dovete guarire, ehm, che risale a tanto tempo fa. Ci sono delle dinamiche che noi instauriamo nelle relazioni, che siano relazioni di coppia, che siano relazioni di famiglia, che siano relazioni lavorative, sono sempre le stesse. Il punto è individuarle, perché quando si individuano, quando si vedono, si possono cambiare. Il punto è quando non si vedono che non si può fare niente per cambiare queste dinamiche, ok? Però fondamentalmente, ragazzi, qui vi dice che è come se foste assistiti da esseri superiori, quindi eh, diciamo la luna è associata alla sera, alla notte, ok? Quindi è un po' un invito a mettervi in ascolto di voi stessi o dei vostri avi, dei vostri angeli custodi la sera. La sera perché appunto, essendo collegato con la parte yin è più facile la canalizzazione di notte. Vabbè, ok, la fatina è già voluta saltar fuori, abbiamo buona volontà. Guardate, parla di mantenere il focus e l'obiettivo su quello che si vuole, sul proprio obiettivo. Ha il terzo occhio illuminato, o meglio, sta illuminando il mondo che ha davanti. E parla di buona volontà. Guardate, è un po' come quello che vi dicevo prima dell'osservare le dinamiche e il mondo che avete davanti proprio. Senza giudizio. Questo lavoro si fa senza giudicare, ok? Semplicemente una cosa c'è. Non ci interessa sapere se è giusta o sbagliata, semplicemente la dinamica è questa, ok?
Questo è un segreto, insomma, per riuscire a fare un po' più velocemente i lavori di osservazione. Va bene, ragazzi. Direi che è un periodo di riflessione e di introspezione. Sinceramente vi dirò, c'è qualche carta un po' pesante, ma non è tutto sommato un periodo pesante. Se fosse un'amicizia, quella coinvolta, devo dire che potrebbe anche semplicemente essere uno screzio o comunque un tema diciamo un tema all'interno di anni di amicizia da dover concludere. Per qualcuno sì, è proprio la relazione in sé, perché non porta da nessuna parte, abbiamo visto qui. Mi farete comunque sapere nei commenti. Se avete piacere potete anche mettere like, iscrivervi, condividere o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me. Spero che le feste vi aiutino a, insomma, trovare l'amore che state cercando. Io vi mando un abbraccio, vi auguro buon inizio 2024 e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!